Durante gli anni 90, Torino ha registrato un incremento delle attività criminali da parte di gruppi di giovani, noti come baby gang. Questi gruppi erano coinvolti in rapine, aggressioni e atti di vandalismo, creando un clima di insicurezza in diverse aree della città. Rapine violente in centro città. Numerosi episodi di rapine a mano armata hanno scosso Torino negli anni. Negli anni 90 bande organizzate prendevano di mira negozi, banche e passanti, spesso utilizzando armi da fuoco e non esitando a ferire le vittime in caso di resistenza. Aggressioni nei pressi di locali, notturni. La movida torinese degli anni 90 è stata talvolta teatro di episodi di violenza, risse e aggressioni, spesso legate all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, si verificavano nelle vicinanze di discoteche e pub, destando preoccupazione tra i cittadini e le autorità. Ciao a tutti amici di 10 su 10, vietato sbagliare. Oggi 25 dicembre 2024, piccolo fatto avvenuto un po' di settimane fa a Torino, che riguarda un quartiere di Torino non tanto ben visto dai cittadini stessi, nel senso che comunque, ma non tutto, solo una parte. E stiamo parlando di Barriera di Milano, no? È successo un fatto di baby gang che per contendersi probabilmente la zona, come potete vedere dalle immagini, sono usciti sparando all'impazzata con delle pistole scacciacani. Ora io vi invito a guardare, e ve lo metto qua nel link sopra, Vlad Spara Storia, e seguitelo. Vlad Spara Storia è un famoso youtuber che parla di una cosa molto molto interessante, oppure di vedere dei video di Anthony Mauriel, dove addirittura fanno una live insieme e parlano di queste cose qua, delle pistole scacciacani, no? Allora, per uccidere una persona o comunque per fare dei danni, la pistola scacciacani sì, la puoi modificare, come dice appunto Vlad Sparastorie. Sì, la puoi modificare, ma puoi anche crearla tu se sei un fabbro, se sei uno che ha un po' di dimestichezza, se sei nato sempre con la mania del trafficare le armi o quelle cose lì. Comunque guardate quel video perché vi spiega anche, mettendo dei riquadri, no? Dove si può costruire, dove si può fare, vi fa vedere com'è la situazione. Ma non è il problema quello che voglio dire io, il mio pensiero. Il mio pensiero è questo: noi generalmente tendiamo sempre a guardare la televisione. La televisione ci fa del terrorismo, giusto? O no? Non lo so, poi ognuno la interpreta a modo suo, no? Il fatto di dire sempre c'è delinquenza, spaccano di qua, spaccano di là, distruggono. Ma voi vi ricordate negli anni 90 che la gente si bucava per strada? E adesso questo non lo vedi più. Il fatto che magari adesso, ok, bevono, va bene, li vedi ubriachi, però comunque sia, non è che, cioè, poi, ripeto, ognuno vive le proprie storie a modo suo. Io non metto in discussione a chi ha subito delle violenze o a chi ha avuto delle rapine o chi ha subito qualcosa di brutto, su quello non ci piove. Però, ripeto, sono casi molto, molto sporadici, nel senso, soprattutto in città tipo la mia, come Torino, non c'è tutta questo terrorismo. Io adesso vi racconto una storia. Ero a fare una visita medica, a un certo punto una signora ha iniziato ma questi giovani, io vivo a Moncalieri, ma questi giovani qua si svegliano, spaccano, distruggono. La prima volta. Poi arriva l'infermiera si siede vicino a questa signora perché aveva accompagnato la mamma, era anche una ragazza giovane quella che parlava, e inizia a fare però sapesse, sì l'ho portata, però abbiamo paura a uscire perché con tutti questi giovani che spaccano, distruggono tutto. Io a un certo punto guardo la signora che era a fianco a me, che fino ad ora non aveva ancora mai guardato, non aveva ancora commentato niente, perché poi tutta la gente che era nella sala d'attesa si cominciava a dire ma sì è vero, sti giovani. A un certo punto si alza e fa: ma questa dove vive? E io gli faccio: ma Moncalieri, cioè, per carità di Dio, non ci ho mai visto tutta questa delinquenza, tutto questo gran casino, tutta questa roba. Eppure c'è questo terrorismo che gira nel cervello, che vi mettono in testa il terrorismo, perché con una pistola, le pistole sono pericolose, le armi sono pericolose. Ma le armi sono qualsiasi cosa, le armi sono proprio quelle che vi stanno dicendo che le armi sono pericolose. Quella è un'arma pericolosa, è quella che ti fa vedere che quelli sono pericolosi, quella che ti dice non uscire,
non spendere, perché così possiamo dire che tu non stai spendendo, oppure spendi, così ti diciamo che stai spendendo. Quelli che ti fanno vedere che c'è un popolo che sta spendendo per Natale centinaia di euro per i regali e per la festa di Natale, per le cene, queste cose qui, e poi in realtà se tu vai a fare un giro vai a vedere c'è gente che non riesce ad arrivare a fine mese, ma dove li spende 200-300 euro? Cioè, con queste immagini che voi avete visto e che ve li sto riproponendo in continuazione, vi sto facendo rivedere delle slide perché non ho di più, se una persona vuole uccidere un'altra non ha bisogno né di una pistola scacciacani, né di modificare qualcosa, né di fare qualcos'altro. Basta semplicemente usare altri sistemi. E sistemi ce ne sono tanti. Quindi non vi fate spaventare da una pistola scacciacani. Spero che il mio discorso sia stato non troppo pesante. Non volevo essere pesante. Volevo solamente dire quello che secondo me è la visione attuale di oggi. Del mondo di oggi, cioè di quello che vi vogliono fare vedere, di quello che vi vogliono mettere nella testa. Vi vogliono mettere in testa che c'è delinquenza, che c'è paura a girare, che c'è questo, che c'è quello, che c'è l'altro. Tutto lì. Questo è il mio discorso. Spero che vi sia piaciuto.